Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete per non perdere gli aggiornamenti più caldi. Grazie di cuore. Oggi il mondo del pettegolezzo ribolle attorno a un solo nome, anzi a una coppia, Barbaktas e Yağmur Yüksel. E no, stavolta non si tratta di un nuovo set, di una firma a sorpresa o di un ruolo da protagonista tenuto nascosto. Quello che ha acceso i riflettori è qualcosa di molto più intimo, più scottante e delicato, una presunta frase attribuita al padre di Bar su Yağmur, che avrebbe fatto esplodere un confronto in famiglia e scatenato la reazione durissima dell'attore. Le voci parlano di una chiacchierata domestica, una di quelle riunioni che dovrebbero rimanere private, dove il padre di Bar avrebbe pronunciato un commento su Yağmur ritenuto oltre il limite. Non sappiamo le parole esatte, ed è giusto così, ma le indiscrezioni concordano su un punto: ciò che è stato detto è stato percepito come un affronto. Appena gliel'hanno riferito, Bar avrebbe perso la calma per pochi secondi, poi avrebbe fatto qualcosa che lo descrive più di 1000 interviste: alzarsi, guardare in faccia chi aveva varcato il confine e fissare un paletto chiaro. La frase con cui, stando ai bene informati, avrebbe gelato la stanza è stata decisa, priva di urla, ma impossibile da fraintendere: con mia moglie non si scherza. Una linea tracciata, una presa di posizione che ha fatto rumore dentro e fuori casa, rimbalzando sui profili, nei forum, persino nei corridoi delle produzioni. Chi conosce Bar sa che è geloso del suo privato, al punto da proteggere i momenti più quotidiani come si proteggono i copioni prima della prima. Ma quando il discorso si sposta su Yağmur, tutto cambia, lui diventa granitico. C'è chi ricorda come in passato, di fronte a indiscrezioni invadenti, abbia preferito tacere. Oggi, invece, la reazione è stata netta. Yağmur viene prima di tutto, avrebbe ripetuto agli intimi: chiunque varchi quella soglia dovrà fare un passo indietro. Fonti vicine alla coppia sostengono che questo principio sia ormai chiarissimo anche ai familiari. Rispetto assoluto per la moglie, nessuna concessione a allusioni o ironie, nemmeno tra le pareti di casa. E Yağmur? Protagonista suo malgrado di questa burrasca, ha scelto, coerente con la sua immagine di equilibrio, il silenzio. Nessun post allusivo, nessuna storia velata, nessuna replica mascherata da frase motivazionale. Una calma che non è indifferenza, dicono gli amici, ma una strategia lucida: non alimentare il fuoco, non dare a chi cerca uno scivolone l'occasione di ingrandirlo. Tra i commenti dei fan, molti la esaltano. Ancora una volta mostra classe, così si gestisce una tempesta senza fare naufragio. C'è chi vorrebbe un chiarimento pubblico, chi invoca una smentita, ma la linea è ferma, niente spettacolarizzazione. Al momento, né Bar né i familiari hanno pubblicato dichiarazioni ufficiali. Fonti che li frequentano dicono che la tensione, dopo l'onda d'urto, stia scemando. Qualcuno parla di tentativi di ricucire in privato, di telefonate più morbide, di mani tese con la promessa di non ripetere certi scivoloni. Una cosa è certa: l'eco di ciò che è scappato durante quella chiacchierata continua a rimbombare nel mondo del gossip, che si nutre di sussurri e mezze frasi. Eppure, proprio quell'eco racconta anche altro: la priorità di Bar resta la serenità al fianco di Yağmur. Da quando l'episodio è trapelato, le bacheche sono diventate una piazza infuocata. Da un lato chi applaude Bar per aver difeso la sua compagna con fermezza, definendolo un uomo che sa dove stare. Dall'altro chi si dispiace che un assunto così delicato sia venuto a galla, chiedendosi se non si potesse chiudere tutto prima. In mezzo, la maggioranza che legge la fermezza dell'attore come una dichiarazione d'amore: proteggere la persona che ami non è mai un errore. Non lascia passare niente quando si tratta di lei, scrive un utente. Ha detto stop, ribatte un altro. E in effetti, il messaggio che filtra è questo: lo spazio di coppia non si attraversa senza invito. Col passare delle ore, ciò che più colpisce è la coerenza della linea. Persone vicine a Bar raccontano che il suo atteggiamento sia stato fermo, non aggressivo. Nessun gesto plateale, nessuna scena. Uno scatto d'orgoglio sì, poi una spiegazione puntuale: quello che hai detto ferisce. Non lasciare più che accada. È una frase che,
specie se pronunciata guardando negli occhi chi ami e chi ti ha cresciuto, pesa come una sentenza ma salva i rapporti. Perché il punto non è distruggere i legami, ma proteggerli stabilendo confini. La scelta di Bar è stata questa: affrontare, non umiliare, indicare il limite, non demolire il passato. La postura di Yamur resta il contrappunto perfetto. Niente comparse improvvise, niente toni accesi. Una pausa silenziosa che tanti interpretano come maturità e rispetto, anche per l'uomo con cui condivide la vita. Chi la conosce dice che non le manca il coraggio, semplicemente sa quando parlare e quando respirare. E a volte è proprio il respiro a ricucire. Questa attitudine non è nuova. La coppia, spesso richiamata in questi mesi per scatti rubati e indiscrezioni, ha sempre preferito una comunicazione misurata, più gesti che parole, più fatti che proclami. E in un momento così fragile, restare un passo indietro è anche un modo per lasciare che l'emozione si abbassi e si possano scegliere termini giusti. Nel frattempo, nei salotti del pettegolezzo, si torna a una domanda che ritorna da anni: quanto è sottile il confine tra famiglia d'origine e famiglia costruita? Questa vicenda lo illumina con brutalità. L'idea che Bar abbia affrontato il padre in privato dopo lo scatto iniziale ha alimentato altre voci. Un faccia a faccia senza testimoni, in cui avrebbe ribadito l'intoccabilità di Yamur. Non urla, ma parole scandite. E pare che quell'incontro abbia sgonfiato la tensione, lasciando però nell'aria una cautela nuova, il sentore di qualcosa che non si dovrà più ripetere. Ho capito, avrebbe fatto sapere il padre, secondo chi dice di essere stato messo al corrente. Non un perdono teatrale, piuttosto l'accordo di chi decide di non oltrepassare più una linea rossa. I commenti sul web restano divisi, ma l'equilibrio pende verso l'apprezzamento. Se non difendi tua moglie, cosa difendi? Scrive un utente. Le questioni private dovrebbero restare tali, ribatte un altro. Ma perfino tra gli scettici si fa strada un dato: la chiarezza aiuta, e Bar l'ha messa sul tavolo. Anche il fatto che non ci sia stata alcuna caccia al like da parte di Yamur ha rafforzato la percezione di una coppia che sa quando alzare il volume e quando chiuderlo. Nessuno dei due ha cercato un applauso facile, si sono tenuti addosso le emozioni, mostrando che a volte la forza non è gridare, ma tacere. Tra gli addetti ai lavori circola una riflessione ulteriore: certe crisi, se attraversate con consapevolezza, possono diventare cemento. Gli amici più stretti parlano di un dopocena in cui i due, a porte chiuse, avrebbero messo sul tavolo ciò che fa male e ciò che cura. Non vuoi che io soffra, avrebbe detto uno. Non voglio che tu ti perda, l'altro. È nella semplicità di formule come queste che si misura un patto: mettere il noi davanti ai piccoli terremoti. È anche per questo che qualcuno definisce quanto accaduto un giro di boa. Sembra che la conclusione condivisa sia questa: la fiducia non è un dono una volta per sempre, è una strada che si ripercorre ogni giorno. Che effetto avrà tutto questo sulla loro relazione pubblica? Qui si aprono i pronostici. C'è chi pensa che, passata la mareggiata, li vedremo più uniti che mai, magari con apparizioni calibrate e scelte professionali che raccontino un equilibrio ritrovato. Altri temono strascichi, perché le parole, quando feriscono, lasciano tracce. Ma un dettaglio convince: la fermezza di Bar non nasce dal bisogno di mostrarsi invulnerabile, nasce dalla volontà di proteggere un legame. E la calma di Yamur non è resa, è lucidità. Se queste due energie continuano a incontrarsi, la coppia ne uscirà più salda. Intanto, la stampa rosa continua a macinare. Si ripescano vecchie interviste, si rileggono scatti, si montano ipotesi su cene, incontri, frasi fuori campo. In mezzo a tutto questo, un dato resiste: nello scontro tra la curiosità pubblica e la tutela della vita privata, Bar e Yamur stanno scegliendo la seconda. Se arriverà un comunicato? Forse, ma non ora. Se ci saranno parole pubbliche? Probabile, ma solo quando non serviranno a rinfocolare. Per adesso, sembrano bastare i segnali: un like misurato a un messaggio di sostegno, una foto di un tramonto senza caption, un ritorno sul set con lo sguardo concentrato. Gesti piccoli, ma eloquenti. La vicenda ha mostrato anche l'altra faccia di una coppia seguita da migliaia di fan,
Quando si è osservati, ogni gesto diventa grandangolo. Eppure, questa volta, il grandangolo ha fotografato un dettaglio che spesso si perde nelle storie di copertina: l'arte di mettere limiti, la scelta di difendere chi si ama, la decisione di non trasformare il privato in palcoscenico. Il nome di Bar è risuonato dappertutto, quello di Yamur è rimasto in controluce, e insieme hanno costruito un racconto che non ha bisogno di fuochi d'artificio per essere forte. La loro è una sceneggiatura fatta di sguardi attenti e parole pesate, dove il titolo vero non è la lite, ma la cura. Così arriviamo a oggi, con le acque che lentamente si calmano e i curiosi che aspettano la prossima mossa. C'è chi spera in una comparsa fianco a fianco, chi in un'intervista in cui raccontino a modo loro cos'è successo, chi, più semplicemente, desidera che tornino a far parlare di sé per i progetti, i ruoli, i lavori. Ma intanto una lezione resta. Le coppie vivono di confini e di protezione, e quando questi confini vengono presidiati, anche lo scandalo perde presa. Il percorso verso una pace completa in famiglia? Ancora un punto interrogativo. Ma che il messaggio sia arrivato, non ci sono dubbi. E con questo, il nostro racconto si chiude qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video con chi segue Barbaktas e Yamur Yüksel. Noi continueremo a tenervi aggiornati, ma una cosa è già chiara. Il sentimento vero non ha bisogno di troppi riflettori, gli bastano confini solidi e due persone disposte a difenderli.